possono sparare oggi. Tutto lagato. Come fai? Oggi mi sa che non si spara. Che bella giornata! Buongiorno, anche oggi in diretta dai Caraibi. dai Caraibi, temperatura piacevolissima, non piove, poco, la temperatura è dei soliti, oggi avremo 2-3 gradi. Oggi ci va di culo. Sì, Comunque sì. ti volevo dire una cosa, oggi riusciamo a parlare senza che ci sparano sopra. Ah sì, perché Perché a campo non c'è nessuno. Ci siamo soltanto noi praticamente. Oh Francesco, ascolta una roba. Io avevo portato sul canale il mio AK della SDM, il Tactical. Pensavi che io non avessi una K, invece c'ho anche quello. C'è anche quello, minchia, sei una risorsa preziosa. Non è vero, qualcuno spara. È arrivato, qualcuno è arrivato. Cosa hai portato oggi? Allora, io ho portato una K che poi non è completamente una K, ed è praticamente questo aggeggino qua, che ovviamente è sviluppato su piattaforma AK. Poi sapete benissimo che gli AK, dopo sono stati costruiti insomma da diversi stati, e quindi ci sono quelli bulgari, ci sono quelli rumeni, ci sono quelli, in questo caso ungherese, la sua sigla è FEG AMD 65. Giusto per fare un po' di storia, perché questo qua è un po' un fucile tra virgolette storico, quando la Russia praticamente invade l'Ungheria alla fine della seconda guerra mondiale, e una volta finito tutto quanto vuole imporre agli ungheresi praticamente la propria arma col proprio calibro. Gli ungheresi accettano ovviamente il 7,62x39, ma essendo un popolo, almeno dalle ricerche che ho potuto fare, un popolo abbastanza orgoglioso, ha preso la K, però ha detto ce lo facciamo un po' come vogliamo noi, e decisero di fare alcuni accorgimenti. Il primo accorgimento fu quello di mettere una doppia impugnatura. Adesso qui voi vedrete la mia impugnatura, che è un'impugnatura custom moderna, perché era più comodo come impugnatura, e anche più morbida, ma l'impugnatura originale, che dopo vi faccio vedere, che comunque vedete già, è esattamente la stessa, solo che è rigirata dall'altra parte per avere una maggiore presa dell'arma, soprattutto quando si sparava a raffica. Poi hanno voluto cambiare questa stampella, quindi rendendola veramente minimal, con una parte gommata, che insomma di gommato c'ho poco perché è sempre un pezzo di legno, che era richiudibile, quindi abbattibile. In questo caso per la legislazione italiana, sì, quando è stato acquistato mi hanno detto che doveva essere fornito con la stampella saldata, quindi non si può richiudere, anche se il meccanismo è ancora esistente ma è stato bloccato, per non avere una certa facilità di occultare l'arma. E dicevi che questo fucile nasce per i paracadutisti, comunque sì. I le piloti, le truppe aviotrasportate, e per gli ufficiali. Tanto è vero che ha una canna più corta del normale AK. La canna di questo fucile è lunga 378 mm, quindi è un po' più corta della K standard, perché le truppe paracadutiste ovviamente si agganciano il fucile al gibernaggio insieme ai paracaduti e tutta l'attrezzatura da lancio, e quindi diventa molto più comodo. Oltre a questo, gli ungheresi, a differenza della K, hanno voluto togliere
non solo il calcio in legno, ma hanno voluto anche togliere l'handguard in legno qui davanti e hanno costruito questo handguard con tante feritoie di raffreddamento in materiale metallico. Oltre a questo hanno deciso di avere un rompifiamma, una bocca di un compensatore proprietario che è differente, ha due bocche laterali, una di medie dimensioni e una grande. Per il resto rimane a livello meccanico del corpo centrale un normale AK. Mire metalliche come in tutti quanti gli AK e questa praticamente è l'arma. Allora, vediamo un attimino come... posso? Sì, sì. Vediamo come è fatto l'interno. Chiaramente l'arma con la bandierina, anche l'altro capo con la bandierina, la verifica che non ci siano colpi camerati è stata fatta, quindi siamo completamente in sicurezza. Allora, togliendo questo enorme dettaglio, il lavoro, cioè la meccanica, è identica a una K classico. Come potete vedere, pistone di recupero gas ovviamente è identico a quello che è una K. E posso dire che al tatto la parte del metallo sento una buona qualità dell'acciaio SDM, quello mio che avete sul canale. Nella parte meccanica no, anche lì c'è una buona qualità, ma nella parte del guscio, quindi tutto quello che riguarda la struttura del fucile, sembra una lamiera di bassa lega al tatto e alla vista, sicuramente anche per il discorso di brunitura, però è durissimo come acciaio. Dicevi? Tra l'altro io sul mio sono riuscito a recuperare un gommino che mi fa quasi da buffer nella parte della molla posteriore. Comunque al tatto e al maneggio è veramente, senti la qualità e la compattezza. Io ho bucato la culatta di chiusura e ho aggiunto il RIS. Il mio è più tattico, ho voluto fare questa prova che è riuscito, filettato. Dopo gli ho aggiunto la slitta per poterli montare, che comunque lui ha le sue slitte, qui non ci sono, quindi qui andremo a guadagnare. C'è da dire ancora un'altra roba: gli AK escono predisposti in questa parte qua, escono predisposti per avere l'alloggio per la loro slitta dedicata. Come potete vedere io qui l'ho montata, dopo va un suo supporto per quello che riguarda l'ottica e tutto quanto. Quindi magari vediamo se Francesco ne ha voglia e il tempo, magari proviamo a creare una situazione del genere, almeno per avere un qualcosa di più tattico come un dot, eccetera. Quest'arma attualmente ha sparato 75 colpi e qualcuno potrebbe dire com'è possibile un'arma di fine seconda guerra mondiale, quindi un'arma ex ordinanza, come ha fatto a sparare 75 colpi. Quest'arma ha sparato 75 colpi, che sono i 75 colpi che ho sparato io, più probabilmente quei pochi colpi del banco di prova quando venne costruita. Quest'arma era da rastrelliera, non è mai entrata in servizio. Ma dai. Ecco perché le condizioni di quest'arma sono praticamente pari al nuovo. Era un'arma da rastrelliera. L'ultima cosa che ho dimenticato di dire, adesso non so perché non ne sono a conoscenza se gli altri AK hanno la stessa cosa, ma questa di certo ce l'ha, Okay. Perché gli ungheresi, che sono abbastanza tosti da questo punto di vista, hanno deciso, parlavi di qualità prima, che l'interno di questa canna, a differenza degli altri, è cromata. L'interno della canna. Passo di ricatura, Sì. la parte. Ok. L'interno della canna è cromato a specchio. Ragazzi, questo è il fucile, andiamo a fare una prova a fuoco e vediamo come canta.
Bene ragazzi, arma molto interessante, vediamo un attimino come gira. Ragazzi, questo è, e questo vi facciamo vedere. Un'arma sicuramente interessante. Dopo è sempre un discorso un po' personale. La K, la manipolazione che ha la K, ormai siamo abituati più che altro alle piattaforme R15 e anche sulle PCC in calibro 9, entrando nel discorso sportivo, i DPA, i PSC eccetera. Siamo sempre più abituati a usare le piattaforme R15, M4 eccetera, quindi sono sempre un po' dei mostri sacri le piattaforme AK appunto. Devo dire che è una bella arma, secondo me ho avuto una bella fortuna a trovare un'arma da rastrelliera con la sua storicità, perché ha la sua storia, è molto particolare come K. Questo è una K da avere in collezione. Questo è veramente una K da tenere lì come un gioiellino, perché ha la sua storia, ti racconta qualcosa, è particolare, perché è un patito sicuramente, è un'arma che ha il suo perché, ha la sua storia, ha la sua qualità e questo è quello che va a completare un collezionista o un amatore che ha dietro una collezione che ha il suo perché appunto. Tu cosa ne pensi di quest'arma? Anche se ci ha sparato poco, effettivamente. Allora, quest'arma forse oggi ha raggiunto i 100 colpi sparati. È un'arma molto compatta, io sono piccolino, quindi io amo le armi molto compatte, quindi essendo più corta per me è l'ideale, è maneggevolissima, è molto stabile, rimane sempre una K, signori. Avendo avuto un trascorso nei paracadutisti non potevo che prendere una K da truppe aviotrasportate. E questo è tutto. Ragazzi, l'87% di voi all'incirca guarda i miei contenuti, i nostri contenuti e non è iscritto al canale. Non vi costa nulla, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto mettete un like e noi ci vediamo Alla prossima arma. al prossimo contenuto. Ciao!